Ehi, ciao, bentornato nel mio canale. Se sei in cerca di un piatto che unisca tradizione e innovazione, questo filetto vegano con carote grigliate è quello che fa per te. Questa ricetta, ricca di sapori e consistenze, propone una deliziosa alternativa vegetale al classico filetto di carne, utilizzando glutine di grano e lenticchie per creare una forma proteica che soddisfi anche i palati più esigenti. Le carote novelle, grigliate e arricchite con un condimento fresco e aromatico completano perfettamente il piatto, portando un tocco di leggerezza e colore. Non solo è un'opzione gustosa per chi segue una dieta vegana, ma è anche un modo per sorprendere i propri ospiti con un piatto festoso e sofisticato. Servito con una deliziosa salsa bernese vegana che abbiamo preparato sabato, questo piatto si presta a essere il protagonista indiscusso di tutte le vostre cene. Preparatelo per un'occasione speciale o semplicemente per deliziare il nostro palato. Buon appetito e non dimenticare che alla fine della ricetta trovi come sempre tante curiosità e suggerimenti che puoi anche stampare, in questo caso riguardo allo Chateaubriand. Ti basteranno pochissimi ingredienti per realizzare questa ricetta che troverai scritti e dettagliati nella ricetta scritta e stampabile nel blog, del quale ti lascio sempre il link nel box informazioni, insieme a qualche altro link di prodotti o elettrodomestici che ho usato per realizzare questa ricetta. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. E come ti dico sempre, sei pronto ad ammaliare i tuoi commensali in 3, 2, 1, go! E iniziamo la preparazione del nostro Chateaubriand con salsa bernese, la reinterpretazione personale vegan del succulento filetto. Iniziamo proprio dalla preparazione dei nostri filetti. Quindi aggiungiamo tutti gli ingredienti, ad eccezione del glutine di grano, in un mixer e frulliamo per bene. Ti ricordo che trovi tutti gli ingredienti dettagliati, uno per uno, nella ricetta scritta e stampabile nel blog, del quale ti lascio sempre il link nel box informazioni, insieme a qualche altro link di prodotti o elettrodomestici che ho usato per realizzare questa ricetta. Ti ricordo che questo video contiene link di affiliazione. In qualità di associato Amazon, guadagno una piccola commissione dagli acquisti idonei fatti da te. L'affiliazione mi aiuta a coprire le spese associate alla gestione di questo canale e del blog annesso. Per te non ci saranno costi aggiuntivi. Se hai bisogno di altri prodotti, scrivimi e ti darò il link con la mia affiliazione. Una volta frullati tutti gli ingredienti, li mescoliamo nel glutine di grano. Impastiamo per bene con le mani per circa 3 minuti, aggiungendo circa un cucchiaio di acqua. Dovrà essere appunto un composto abbastanza compatto ma morbido. Possiamo porzionare a questo punto il filetto alla dimensione che desideriamo. Avvolgiamo ogni filetto saldamente, prima nella pellicola trasparente, quella adatta alle alte temperature, e poi in un foglio di alluminio.
o altro materiale preferito. Cuoceremo a vapore per circa 35 minuti, dopodiché lo potremo togliere dal suo involucro e lo lasceremo riposare qualche minuto. Con l'aumento della domanda di alternative vegetali, il concetto di filetto, in questo caso di Chateaubriand, ha ispirato nuove interpretazioni in grandissimi chef anche. Le versioni vegane utilizzano ingredienti come appunto il glutine di grano, estratti di legumi come le lenticchie e una combinazione di spezie ed erbe per riprodurre sapori ricchi e consistenze che sono molto soddisfacenti. Questi filetti vegetali possono essere serviti con le stesse salse e contorni del tradizionale Chateaubriand, dimostrando che è possibile reinventare la tradizione culinaria in chiave moderna e sostenibile. Quindi diamoci da fare in cucina. Le versioni vegane, e in questo caso di questo Chateaubriand, non solo offrono un'alternativa allettante per noi vegani, ma ci ricordano che la creatività in cucina può portare a esperienze culinarie veramente sorprendenti. A questo punto, avendo preparato il nostro filetto, prepareremo il liquido per la brasatura. Quindi uniamo tutti gli ingredienti per la brasatura, quindi il vino rosso, l'aglio, la cipolla, l'origano, il timo e un cucchiaino di miso in una casseruola. E facciamo sciogliere naturalmente il miso, dopodiché cuoceremo i nostri filetti nel liquido brasante per circa 20 minuti, girandoli di tanto in tanto finché il fondo di cottura non si è ristretto totalmente. A questo punto passeremo alla scottatura finale del filetto. Per scottare il filetto facciamo fondere il burro, naturalmente vegan, in una padella, l'aglio tritato grossolanamente o in polvere e anche il rosmarino, e scottiamo il filetto con tutte le erbette che ha assorbito durante la cottura nel vino e dopo averlo anche pepato fino a raggiungere una colorazione leggermente marrone per circa 5 minuti a fuoco vivo. Per le nostre carotine baby da contorno grattugiamo la scorza di limone, spremiamo il succo e mescoliamo entrambi con l'olio Evo. Condiamo anche con sale e pepe. Dimezziamo le carotine per il lungo e le spennelliamo con l'olio aromatizzato. Mettiamo da parte un po' di erbe per guarnire e tritiamo il resto. Possiamo preriscaldare il grill a 180 gradi, accomodare le carote su una piastra per il grill e grigliarle per circa 15 minuti girandole di tanto in tanto, oppure, come ho fatto io, in una padella. Quindi mescoleremo il resto dell'olio aromatizzato con lo sciroppo d'agave e 5 minuti prima della fine della cottura spennelliamo ancora le carotine con un po' di marinata con l'aggiunta appunto di sciroppo di agave. Quindi il nostro contorno è pronto per il nostro Chateaubriand e procediamo alla presentazione del piatto finale.
Quindi abbiamo tutto pronto per il nostro meraviglioso piatto. Dopo aver tolto il filetto dal fuoco, lo lasciamo riposare qualche minuto, le carotine sono pronte, quindi prendiamo il nostro filetto, lo poniamo in un piatto da portata, lo affettiamo e poi con un cucchiaio spargiamo sopra la nostra salsa bernese che abbiamo preparato sabato e che trovi sia sul canale che nel blog. Lo Chateaubriand vegano sarà pronto per essere servito con le nostre carotine piastrate. Spero che questa mia versione dello Chateaubriand vegano, reinterpretazione del famoso e succulento filetto, ti sia piaciuta. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Un abbraccio a tutti e ciao, ciao ciao!